Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video ci troviamo in Tunisia per ammirare uno dei monumenti più imponenti del mondo, ovvero il Colosseo africano, l'anfiteatro romano di El Jem. Nel cuore della Tunisia si trova la città di El Jem, situata nel governatorato del Mahdia a circa 200 km a sud dalla capitale. Una città di piccole dimensioni che però ospita uno dei monumenti più importanti al mondo, il suo anfiteatro, noto anche come il Colosseo africano. Con i suoi sotterranei, una facciata ancora intatta e 3 livelli di gallerie, l'anfiteatro romano di El Jem è uno dei meglio conservati al mondo e occupa il terzo posto del podio per dimensioni dopo quello di Capua e quello di Roma. Al tempo dei Romani questa città si chiamava Tisdrus e quando l'anfiteatro venne costruito nel 238 d.C., l'impero era da poco entrato nella cosiddetta crisi del III secolo, un periodo di forte instabilità politica dove regnava l'anarchia militare. Questo causò il susseguirsi di tantissimi imperatori, eletti dalle legioni con la stessa velocità con cui venivano rimpiazzati, il più delle volte tramite omicidio. Pensate che solo nel 238 si avvicendarono ben 6 imperatori, che tentarono con scarso successo di mantenere il potere. La fondazione dell'anfiteatro è comunque attribuita a Gordiano I, che venne acclamato imperatore mentre si trovava in questi territori in qualità di proconsole della provincia romana nota come Africa Proconsolare. L'edificio, quindi, forse finalizzato a celebrare il nuovo sovrano, nasce però in un contesto turbolento e instabile. Tutto iniziò nel 235, quando morì Alessandro Severo, l'ultimo membro della sua dinastia, assassinato per volere di Massimino il Trace, il quale fu il primo barbaro ad indossare la porpora imperiale grazie al favore dell'esercito. In questo clima di tensione, Gordiano I, insieme al figlio Gordiano II, viene appoggiato dai senatori contro Massimino, che nei suoi 3 anni di regno aveva ottenuto importanti successi militari, ma a seguito di forti vessazioni fiscali, inimicandosi gran parte dell'elite romana. Nonostante l'impopolarità di Massimino, alcune province dell'impero gli erano ancora fedeli, come quella di Numidia, governata da Capeliano, che condusse i suoi soldati a Cartagine per combattere Gordiano I e suo figlio, i quali persero la vita. Ma di lì a poco anche Massimino verrà ucciso dai suoi stessi soldati, lasciando dunque il potere nelle mani di Gordiano III, che governerà con stabilità per i successivi 5 anni. È a causa di questo periodo difficile che l'anfiteatro non venne mai completato e probabilmente mai utilizzato. In caso contrario avrebbe potuto ospitare qualcosa come 30.000 spettatori e sicuramente offrire grandi spettacoli, tra cui i combattimenti dei gladiatori. Fortunatamente la sabbia nel corso dei secoli lo ha preservato, così come anche i resti di alcune ville romane. Da queste rovine si capisce perché venne scelta proprio Tisdrus per costruire l'anfiteatro, una città di cui si sa poco, era probabilmente un insediamento punico che poi si sviluppò nel corso del tempo. Sta di fatto che Pompeo venne appoggiato dai suoi abitanti durante la campagna militare contro Cesare e quest'ultimo decise di non assediare la città in cambio di modeste quantità di grano. In seguito, Tisdrus venne colonizzata dai Romani e venne dotata di strade, pozzi e cisterne che resero il terreno fertile e produttivo nonostante il clima arido. Favorita anche dalla sua posizione geografica, prosperò tra il I e il II secolo d.C., specialmente durante la dinastia degli Antonini, grazie alla produzione e all'esportazione di olio d'oliva. A testimonianza di quanto Tisdrus divenne ricca, oggi nel museo di El Jem sono conservati dei bellissimi mosaici che una volta facevano parte delle splendide ville dei cittadini più benestanti.
Queste opere d'arte, realizzate tra il secondo e il V secolo d.C., rappresentano la massima espressione delle maestranze di quel periodo e sono considerate tra le migliori del Nord Africa. Fu proprio nel 238 d.C. che questa ricchezza cessò di colpo, quando la città appoggiò Gordiano I nella rivolta contro Massimino, il quale aveva penalizzato fortemente i cittadini con un'imposta sull'olio d'oliva, cosa che scatenò rivolte in tutto il territorio e che terminarono con la distruzione di buona parte del centro abitato da parte delle truppe guidate da Capelliano. Con il declino dell'impero e il contatto con le tribù berbere, la città venne progressivamente abbandonata, ma nonostante questo il suo anfiteatro rimase quasi intatto per diversi secoli. Tuttavia, come la maggior parte degli edifici romani, anch'esso venne usato come cava di materiale per costruire nuovi edifici. Per fortuna, nel corso del XX secolo l'anfiteatro è stato restaurato ed è diventato un'ambitissima meta turistica, oltre che patrimonio dell'umanità. Inoltre è stato utilizzato come set cinematografico per film famosi come Ben-Hur e Il Gladiatore. Quindi, per chiunque visita la Tunisia, io consiglio assolutamente di fare una tappa qui a El Gem per ammirare uno dei massimi capolavori dell'ingegneria romana.